Ciao ragazzuoli, qui è il vostro Silvio e bentornati su Ancient War Sparta Definitive Edition nella serie della Sparta Box Mania Faction. Non so come l'ho detto tutto in uno solo fiato, però quando le ciance cominciamo. In mia compagnia non ho quale nome, ma ho portato un altro ospite, nonché un collega youtuber. Cioè io non mi ritengo uno youtuber, diciamo youtuber dei poveri, la mia vita è tristissima. Ma no, Sì, ma dai. no, ma no. Signori, vi do il benvenuto a Enclave. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie per avermi invitato. Tra l'altro, io e Enclave abbiamo anche diversi server in comune, tra cui quello del clan Legge Italica, link in descrizione, e anche quella di Ancient War Sparta Definitive Edition, che come sempre ve lo metterò in descrizione. E quest'oggi cosa andiamo a parlare? Ho perso un po' il nesso, delucidami. Oggi si va a parlare di una nuova fazione, in questo caso, in questo nuovo video, ma in realtà noi la conosciamo benissimo, che è in Egitto. Una fazione molto particolare, una fazione che poi ci piace anche abbastanza, perché Sono feticisti della sabbia. sono una civiltà molto antica, una bella e lunga storia, e credo che Sparta rappresenti molto bene questa fazione in questo gioco. Tra l'altro, se devo essere sincero, questo Egitto qui non è l'Egitto tolemaico, ovvero quello imbastardato con i greci. No, questo è l'antico Egitto, proprio quello autoctono, quello proprio locale. Sì. Molto riservato e molto incazzoso con la vita. Però, allora, Che dici? Cominciamo? Sì, cominciamo. Sigla. Ok, allora, se avete visto il machinima che tramite le mie magiche manine di editing vi ho fatto vedere, scrivete nei commenti se vi è piaciuto. Cominciamo subito aprendo le porte della fazione Egitto. Permesso, chiudiamo la porta se no viene dentro aria corrente. No. Un po' caldino, Un po'. Dai terreni della Macedonia siamo arrivati nel deserto del Sahara. Infatti tutti qua sono tutti calorosi, sono qua tutti in festa, in una parata con la milizia qua che sta guardando e piangendo perché non saranno mai come questi soldati. Ma dovete morire tutti in male, vi odio. Sì, No. vi odio da morire. Allora, in questo caso io ho allestito questo campo, l'ho suddiviso in distretti. Abbiamo come al solito il distretto, quello agricolo, quello artigianale e quello militare. Poi ci sono tutte le fortificazioni e bla bla bla. Anche quest'oggi, come sempre, io sono dislessico. Dislessia is meglio che one. Ok. Tra l'altro tu Enclave sei anche un giocatore dei vecchi Sparta, vero? Sì, ho giocato sia in primo Sparta, che in italiano è Sparta nella battaglia delle Termopili, e poi Sparta 2, e ho bellissimi ricordi ovviamente. L'Egitto è una di quelle fazioni che io usavo, però io sono feticista di Sparta, quindi ci poco da fare. La Madonna. Il feticismo è una brutta malattia, non prendetelo, mi raccomando, non fate come Enclave. Allora, un'altra domanda che volevo farti, che l'avevo fatta anche a quale nome nell'altro Sparta Box Mania con la Macedonia. Tu che tipo di giocatore sei? Sei un attaccante? Sei un difensivo? Un supporter? Allora, per via di mie tante esperienze con gli RTS, io sono un tipo di giocatore che è difensivo e supporto. Cioè, mi concentro prima con me, quindi mi costruisco le mie difese, le mie mura, li stabilizzo con economie e con esercito in difensivo, e poi quando serve do una mano al mio compagno,
perché se una mano gli mando soprattutto in questo caso un esercito. Però se su qualche altro gioco se ho bisogno di risorse, gli mando le risorse, ecco. Se sono troppo lontano, ad esempio. Tra l'altro Quindi mi classifico come difensivo, Mhm. principalmente. Però quando serve anche supporto. Però dipende dai casi. Beh, ci sta, perché l'Egitto è anche una fazione abbastanza equilibrata, sia per quanto riguarda il supporter che il difensivo. Dato che c'è Sì. anche moltissime armi a distanza, tra cui baliste, archi, moltissime armi da tiro rispetto a quelle da corpo a corpo, ma poi le vedremo in seguito. Però, bando alle ciance, cominciamo. Cosa vuoi presentare? Presentiamo subito il palazzo più importante, il palazzo del faraone, la dimora del faraone d'Egitto, che inevitabilmente da lì escono gli schiavi e poi dopo aver fatto l'upgrade, dal palazzo del faraone diventa palazzo di Amon, nel quale verranno poi reclutati i nostri eroi, che sul vecchio Sparta erano i due Hazem e Ahmed. E in questo nuovo penso che ci saranno molti di più. Penso che ci sono almeno... Quanti sono qui? Ci sono 5 eroi, giusto? Sì, ci sono Su 5 questo eroi, spettacolo. diciamo 4 e mezzo, perché c'è una che è considerata come un civile, però ha moltissimi bonus. Anche se in questo Sparta le strutture sono divise in Casa del Faraone e Palazzo Ok. del Faraone, che è il suo upgrade, però sono Ah, dettagli. ok. Non vi vado a parlare delle strutture, quelle principali, quindi per quanto Le riguarda classiche. le classiche, perché le troviamo in tutte le fazioni. Dirò solamente che per quanto riguarda le fattorie, in questo caso si chiamano Osi, Sì. ovviamente sono Esatto. upgradabili a più livelli, come sto facendo Sì. ora, e ovviamente i beni verranno poi anche venduti, quindi un ulteriore introito a parte le miniere. E poi per quanto riguarda quello artigianato, beh, abbiamo la casa delle armi e la casa della conoscenza. In poche parole equivalgono nella controparte Roma, Macedoni e Greci come la forgia e il laboratorio, ovvero la forgia Esatto. potenzia le armi e sblocca poi la ricerca di altre armi nel laboratorio, quindi di livello 1, livello 2 e livello 3. E il nostro consiglio è di averne almeno sempre 2 armerie, in questo caso le case delle armi, e 2 case del sapere, della conoscenza, in modo tale da essere più veloci nella ricerca, dando sempre un occhio all'economia però. Certo, assolutamente. Tanto anche le animazioni qua nelle strutture sono molto belle, molto carine. C'è uno Sì. che sta scrivendo, l'altro che sta facendo Lo scriba. l'altro sta facendo i gestacci perché non sa da che parte è girato. Aiutatelo per favore. Vabbè, poi abbiamo la classica miniera d'oro e il magazzino. Il magazzino. Dal punto di vista estetico si può dire che le osi sono quelle forse meglio fatte, perché rispecchiano l'ambiente egizio, proprio per la struttura e per l'acqua soprattutto. Ecco perché il nome osi, tra l'altro, che erano fatte vicino appunto a delle osi dove si raccoglieva l'acqua e poi arrivavano gli schiavi a prendere il grano. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista estetico e grafico, meno 10, voto 10. No, sono fatte molto bene. Sì, decisamente. Concordo pienamente. Poi possiamo parlare ad esempio di questa struttura che salta subito all'occhio, questo retro. Ma Sì. ad esempio se faccio così, che ho scoperto che è una cosa bellissima, Leone. La girata, sì. il tempio di Molto Anubis. bello, molto bello. Comunque, caro amico mio, questo qui è un tempio di Anubi. Cos'è il tempio di Anubi? È la classica meraviglia, una delle strutture in più che non trovi nel vecchio Sparta, ma solamente nella Ancient War Sparta Definitive Edition, tra le strutture che puoi costruire. Questa meraviglia in cosa consiste? Come tutte quante ha dei bonus lungo il suo raggio d'azione. Quindi conferisce un upgrade dell'armatura che le aumenta del 70% nel raggio di 30 metri. Freezing, le Buono. forze alleate hanno il 10% di danno in più e rallentano i nemici, sempre nel raggio di 30 metri. E poi c'è il damage
che mi pare... dammi una mano perché io in inglese sono proprio negato. Aspetta, che vuoi di? Damage theft. Allora, è come se fosse un manus, cioè che i veleni nemici danno un 10% di danno in meno in questi 30 metri, che è come se fossero più deboli, va? Come se dessero dei fendenti più deboli rispetto al normale. Esatto. E poi come altra struttura civica, se ti va bene la presento io perché è una struttura Sì, sì. in cui non la conosco. che non la conosci. La fontana di Osiride. Che Bello. cos'è? Tu mi dirai adesso, vabbè, molto bella, ma che cos'è? Beh, la fontana di Osiride è un teletrasporto. No. Sì, è un teletrasporto. Perché se ad esempio prendo un tizio... No, aspetta, perché devo prendere uno schiavo. Fare un taglio, devo reclutare uno schiavo. Mi pento di aver ucciso quello di prima. Ok, prima di tutto in questa struttura deve essere Sì. equipaggiato con un lavoratore. Se riesco... No, non entra. Ok. Come funziona questo teletrasporto? Il teletrasporto della fontana di Osiride consiste nel localizzare un obelisco come punto di Ok. uscita. Quindi Ah, selezioniamo questo e vedete qua, vedi qua che la barra si sta caricando, ovvero si sta configurando per dire Endal, apri il portale! nel caso dei norreni, in poche parole. come su Star Trek. Esatto. Quindi appena sarà carico noi potremo inviare le nostre truppe all'interno della fontana di Osiride e verranno magicamente teletrasportati qui in questo obelisco. Io mi immagino, pensa se tu sei ad esempio in stai per essere assediato, hai un reparto di cavalleria all'interno della tua fortezza che purtroppo non può uscire perché è costantemente assediato all'esterno da dei nemici, però hai fuori un obelisco. Mandi la cavalleria attraverso la fontana, viene fuori all'esterno della fortezza attraverso l'obelisco, accerchi i nemici e gli fai una carica, gli fai surprise No. e dobbiamo essere family friendly. Per forza. Ok, adesso che l'abbiamo configurato, vediamo un po' se lo schiavo. Vedi dove è apparso? Sì, ok, quindi grazie all'obelisco e alla fontana tu puoi Però capovolgere le situazioni. c'è un problema. Eccolo. È una strada di sola andata. Quindi Vabbè, puoi ok. fare dalla fontana all'obelisco, ma non puoi fare dall'obelisco alla fontana. A proposito È di giusto. obelischi, puoi presentarlo tu? Come no? L'obelisco è una di quelle costruzioni speciali che troviamo anche sui vecchi Sparta e ha una sorta di bonus per te e un manus per loro, che io mi ricordo che si chiamava Aura dell'obelisco, poi in inglese è l'influenza dell'obelisco, ma penso sia la stessa cosa, che riduce il movimento e la velocità dell'attacco delle unità nemiche. Quindi se noi, per puro caso, avessimo un esercito che gli sta avvicinando al palazzo dove stava prima il Tempio di Anubis, più un obelisco, penso che l'unità nemica avrebbero vita forse 5 secondi di tempo prima di morire, perché meno 10% di attacco grazie al tempio più la lentezza che ti dà l'obelisco è finita. Quindi è una costruzione che è utilissima quando devi difenderti da ondate su ondate e sei in una posizione che puoi andare su uno svantaggio, quindi è veramente una bella costruzione.